Noi abbiamo nel Golfo 3 negozi, in Kuwait, in Qatar e in Oman. In Kuwait io sono andato, e la cosa incredibile, quando abbiamo fatto il taglio del nastro, c'era l'ambasciatore, la cantante lirica italiana, una storia bellissima da raccontare, con la gente in fila che mi faceva le foto come se fossi la Chiara Ferragni, una cosa abbastanza ridicola. Gli dicevo: ma che cazzo fa? No, devo fare la foto col fondatore. Perché solo 2 aziende su 10 hanno successo, mentre le altre 8 chiudono nel giro di 5 anni? Stiamo per entrare in un locale molto particolare. Quale strategie mettono in pratica? Siamo appena arrivati in uno dei posti più iconici di Dubai. Come hanno rivoluzionato il loro mercato? Allora ci siamo inventati, e anche qui siamo gli unici al mondo, Come sono sopravvissute ai periodi di crisi? Quali sono state le più grandi difficoltà in questi 10 anni? In un'unica domanda: perché loro ce l'hanno fatta e come puoi prendere anche tu spunto dal loro successo? Siamo qui per rivelartelo. Benvenuto in una nuova puntata di Imprese, un vero documentario in cui raccontiamo tutti i retroscena delle aziende più interessanti, rivoluzionarie e virtuose. Poi un po' di backstage lo mettiamo. Le analizziamo su diversi piani: modello di business, management, marketing e vendite. A condurre ogni puntata c'è Manabi, In mezzo al deserto. direttore del Dipartimento Video di Strategy News Agency, l'agenzia pubblicitaria specializzata in video per vendere. Se sei anche tu appassionato di business e marketing, se sei un imprenditore che cerca sempre nuovi spunti e strategie da applicare in azienda, allora iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti neanche un episodio. Eleviamo le tende. Torniamo alla puntata di oggi. In questa giornata uggiosa ci troviamo alle porte di Milano e stiamo per scoprire una realtà in franchising tutta italiana che ha aperto un sacco di store anche nel mondo. Oggi parliamo della seconda bevanda più consumata al mondo, il caffè, e parliamo di un vero e proprio brand specializzato nella vendita di caffè di qualità in cialde, capsule, grani e macinato, provenienti dalle migliori torrefazioni artigianali italiane, attraverso una rete di oltre 220 negozi in 14 paesi del mondo. Stiamo parlando di 101 Caffè e lo facciamo direttamente con il suo proprietario, Umberto Gonnella, nella sua sede principale. Oggi quindi scopriamo la storia di 101 Caffè, l'obiettivo principale che ha spinto Umberto a creare questa azienda con così tanti concorrenti, che puntando su una combinazione di franchising e di torrefazioni presenti sul territorio sono riusciti a costruire un piccolo impero tra le grandi multinazionali del caffè. Ma questa è un'impresa che ha originato una vera e propria impresa? Scopriamolo insieme. Questa è la sala dove voi stessi prendete il caffè. Assolutamente. Quindi è la sala break di tutta l'azienda. La sala Ok. break, ne abbiamo due, una a questo piano, poi ne abbiamo un'altra al piano di sotto, però questa è la sala dove veniamo a prendere il caffè, dove magari si fanno altre riunioni, quando bisogna parlare di qualcosa andiamo a prendere un caffè, ne consumiamo una quantità. Io credo che prenderò 10-15 caffè al giorno, poi passa uno, andiamo a prendere il caffè, arriva un attimo a prendere il caffè. L'idea iniziale era cercare di riportare la paternità del caffè espresso all'Italia, no? Perché poi tutto è nato osservando questo fenomeno con Nespresso che apriva le boutique. Ragazzi, questi sono svizzeri, hanno il centro di ricerca in Australia del caffè, dico: è possibile che noi non riusciamo a fare un modello retail? Da qua partono tutti i prodotti che vanno nei negozi, ce ne sono circa oltre 220 adesso, 200 in Italia e 20 all'estero per 14 paesi. Quindi è forte, perché ogni tanto c'è qualche amico che dice: sono in Kuwait, ho visto il negozio a Mosca, e quindi forte, bellissimo quando proprio hai degli amici che sono in giro che ti mandano le foto. Non so, siamo in Armenia, in Sudafrica, a Réunion, in Marocco, a Baghdad, al Cairo, ci sono dei posti che ogni tanto qualcuno dice: cosa avete aperto a Baghdad? Io ritengo che oggi in Italia in qualche modo ci sia un po' una confusione generale riguardo al caffè, nel senso che non c'è tutta questa gran consapevolezza nell'approcciarsi al mondo del caffè. Sicuramente c'è poca attenzione, c'è poca conoscenza, e forse in qualche modo anche tutti un po' traviati da questi grandi esperti che quando giudicano un caffè ti dicono: ha delle note di gomma bruciata. Allora quando uno sente dice: cazzo, gomma bruciata, però poi quando parli con la signora Maria dice: a me questa nota è buono, l'arbusta mi piace perché ha una cremosità diversa. Tu pensa al sud,
diciamo, fai fatica a vendere un caffè se quando ci metti lo zucchero non si ferma sopra la crema, no? Se cade subito dici questo caffè fa schifo. Sicuramente il consumatore oggi deve fare un percorso anche un po' più importante. È un prodotto mass market, quindi non è come il vino dove tu riesci ad avere delle differenze di prezzo importanti. Nella monoporzione, nel caffè, questa differenza non riesci a esprimerla. Per mass market o mercato per la massa intendiamo tutti quei prodotti di largo consumo che non appartengono ad una nicchia specifica e che sono destinati a raggiungere quanto più pubblico possibile. Un esempio lampante è la Coca-Cola o la Nutella, ma non solo. Anche grossi brand di abbigliamento come H&M o Zara fanno parte del mass market. Per quale motivo quindi un consumatore dovrebbe comprare 101 caffè rispetto a altri marchi, altri brand, eccetera? Ma noi riportiamo le ricette che sono le ricette del territorio, quindi le ricette siciliane, le ricette napoletane, quindi riportiamo il caffè del territorio. La grande differenza rispetto a un brand come può essere quelli dei nostri amici svizzeri è che loro magari chiamano un caffè Roma, però di Roma non c'è niente se non il nome, quindi la ricetta loro la fanno in laboratorio, il centro di ricerca australiana gli dà una risposta e loro vanno avanti, quindi sono le grandi multinazionali che iconizzano anche un modo di bere il caffè, no? Che fa figo perché esco dalla boutique col sacchetto e c'ho il lattore super famoso e quindi diciamo l'esperienza è completamente diversa. Qua si parte proprio dalla ricetta che deve essere quella del territorio perché ha delle caratteristiche specifiche, quindi la grande differenza è questa qua. Di là direi che c'è un marketing straordinario e strepitoso, di qua c'è la sostanza, perché sul territorio tostano in modo diverso, cioè i torrefattori siciliani fanno in un modo e i napoletani fanno in un altro, quindi tu hai proprio delle caratteristiche di prodotto, quindi la scelta sia delle materie prime ma anche il modo in cui tosti il caffè. Certo. E quindi le vostre produzioni dove sono localizzate? Diciamo noi il caffè diciamo in Italia non c'è produzione, tutta la fascia equatoriale, però poi l'Italia è un territorio straordinario perché ha circa 800 torrefattori, tantissimi, che importano il crudo e poi ognuno miscela il vario crudo che reperisce nel mondo e lo tosta in modo particolare, quindi noi andiamo a cercare sul territorio quello che secondo noi è un'eccellenza e poi lo rimettiamo sotto il nostro cappello. Qui gestite la distribuzione centralizzata per tutti gli store? Per tutti gli store. Anche per quelli internazionali? Anche per gli internazionali, sì, si parte tutto da qua. Quando io sono partito a fare questo lavoro non avevo la forza di stampare le scatole, perché devo fare tanti prodotti e quando stampi le scatole per essere economico ne devi fare 5.000, 10.000, però il rischio è che se poi non vendi devi buttare via tutto. Allora ho dovuto inventare questi impianti che non esistono. Ho fatto il confezionamento on demand. Che cosa vuol dire? Che io stampo su carta bianca in digitale e vado in confezionamento in automatico. Questa cosa qui non la fa nessuno. On demand è l'espressione usata per beni o servizi che vengono resi disponibili sul mercato su richiesta di un consumatore. Vendere libri, video on demand, televisione on demand. Il grande vantaggio è l'enorme riduzione dei costi di magazzino a scapito certe volte dei tempi di consegna o di produzione. Quindi questo ci ha permesso di dire, devo fare una prova, stampare 100 confezioni, le stampo, le mando a mercato, vedo cosa succede, se inizio a venderle, quando raggiungo dei volumi faccio le scatole, ma se non raggiungo dei volumi il progetto può abortire. Mi avete accorciato incredibilmente la filiera per poter fare pensiero, test sul mercato. Sì, perché tu normalmente dovresti avere già la carta stampata, quindi devi prima stampare, metti che ora che stampi arriva ci vuole una mesata, ti arriva, attacchi, ma chiaramente anche lì ne devi produrre tantissima, se fai la carta, se fai le scatole anche lì ne devi produrre tanto. In questo modo noi andiamo in tempo reale, quindi queste macchine sono collegate al team grafico di sopra che gli manda giù la grafica, ad esempio se c'è un nuovo paese, un nuovo distributore, loro cambiano, mandano giù e via. Quali sono state le principali sfide logistiche? E la logistica, mettere a terra il sistema non è banale, perché diciamo il sistema di picking di prelevamento l'abbiamo fatto noi e quindi quello lì se non funziona è problematico perché tu rischi di non trovare più la roba. Qui quando c'è una richiesta è proprio il sistema software che guida le richieste, quindi dice esattamente all'operatore deve andare a prendere il prodotto e dove lo deve andare a rimettere. Parlando anche con persone all'interno di Amazon, loro sono guidati dai numeri e quindi abbiamo cercato di replicare il modello e quindi gli operatori adesso quando partono a fare un lavoro la macchina prende un monitoraggio e il monitoraggio deve essere visto, o noi lo vediamo, come non l'operatore
sta facendo il furbo e va piano, ma l'operatore ha una bassa performance. E perché? Perché ha una bassa performance? Perché probabilmente io ho un prodotto alto rottante che invece di stare all'inizio del magazzino sta in fondo al magazzino, quindi lui percorre più metri. Quindi se la logica del controllo dei numeri non è legata al stai facendo il furbo, ma è legata a ma io come azienda come posso aiutarti per far meglio il tuo lavoro, quello ti aiuta. Ad esempio abbiamo fatto dei test con l'operatore che ha il traspallet manuale, il traspallet elettrico, il traspallet con uomo a bordo. Quali sono le differenze di prestazione? Allora tu capisci che dopo 8 ore di lavoro un operatore che va con un traspallet con uomo a bordo fa meno strada, si affatica meno e alla fine è vero che tu hai un mezzo più costoso, ma alla fine le performance crescono. Quindi l'analisi e il controllo dei numeri è quello che ci ha permesso di scalare e di fare dei ragionamenti diversi, ma non con la logica tanto del controllo della persona, perché quello bisogna scegliere le persone giuste, avere le persone giuste, ma soprattutto cercare di aiutarle a fare il meglio, e quindi tu come azienda ti devi dire ma io come posso fare il meglio? Loro in video non lo possono sentire, ma c'è un profumo di caffè, ragazzi, in questo magazzino, certo, che è una roba devastante. È così. Le macchine le produciamo noi in Cina, nel senso che siamo partiti a comprare le macchine da terzi, macchine del caffè, però siamo partiti insomma con diversi progetti a dare le macchine a terzi, però poi alla fine abbiamo capito che per cercare di fare il massimo dovevamo andare a produrre direttamente. Voi sostanzialmente gestite le macchinette del caffè, le cialde, le capsule. Cialde, capsule, di capsule in Italia abbiamo tantissimi sistemi, poi facciamo anche gli accessori tipo i portacapsule. Portacapsule che facciamo, quindi tutto ciò che più o meno va nell'accessorio della macchina del caffè lo facciamo. Siamo stati nel cuore, adesso ci spostiamo alla Andiamo testa. di sopra, via, dai. Dove nasce 101 Caffè e quando nasce? Nasce quindi nel 2011 da un'idea mia di osservazione di questo fenomeno Nespresso, dove dico cavoli, questi qui sono svizzeri, stanno rivoluzionando il mondo del modo porzionato. Quando io e te, forse io più che altro ho iniziato a lavorare, si beveva il crema a Roma nel flow pack, ti bevevi quello, pedalavi e non c'era tanto da dire buono o non è buono. Ed era un'esperienza anche abbastanza bassa. Invece direi che queste grandi multinazionali hanno una vista mondo globale, e normalmente quando si attenzionano a un mercato vuol dire che c'è un mercato mondo con dei grandi numeri. Quindi da lì, da questa osservazione, dico cavoli, interessante, forse c'è un mercato. E poi il bello di fare retail è quello di fare qualcosa, di vederlo vicino al consumatore, no? Certo, Cioè di parlare con la signora Maria che va in negozi. E prima di lanciare 101 Caffè di cosa ti occupavi? Ho molto mondo digitale, molto anche nel franchising legato al mondo dei consumabili per le stampanti, quindi arrivavo da un percorso diverso. Mi piaceva molto il mondo retail, cioè il fatto di avere retail, e ti dico anche che il modello di franchising lo trovo estremamente interessante, perché comunque cerchi di avviare delle collaborazioni con dei franchisee che diciamo sono un po' i tuoi figli, quindi c'è una relazione commerciale, se vuoi, un po' più intensa rispetto a un cliente che compra il prodotto che poi magari va da un'altra parte, quindi sposa un po' un progetto. Oggi come vi posizionate nel mondo del caffè a livello innanzitutto italiano e poi internazionale? Noi siamo mass market, quindi siamo, direi, in mezzo tra la grande distribuzione e la boutique Nespresso. La boutique è molto figo, andare in boutique a comprarsi il caffè è un'esperienza da George Clooney. Noi siamo più signora Maria, che però cerca, diciamo, un'esperienza diversa, non vuole andare al supermercato nel lineare dove fa fatica un po' a capire come orientarsi, quindi noi stiamo in mezzo, quindi con uno specializzato, dove se il consumatore entra e dice vorrei un caffè che ha queste caratteristiche, la persona che è in negozio è in grado di guidare al supermercato questa cosa. Spesso, se ti capita, e mi capita di andare a osservare, vedi la gente che se non ha idea di che cosa prendere gira avanti e indietro, ma è un po' difficile orientarsi. Di quello su cui siamo molto forti è tutta la parte bevande, che in realtà sembrerebbe marginale, ma in realtà i numeri sono molto importanti, dove ormai con le macchinette oggi fai la cioccolata, fai il nocciolino, fai tante cose, fai tè, e quindi quello lì è un mercato molto interessante. Noi siamo molto forti, abbiamo i prodotti su cui abbiamo lavorato sulle ricette qualitativamente in modo importante, quindi c'è il consumatore una bella esperienza e ha capito che a casa può non bere solo il caffè. In Italia ci sono 200 store, secondo me ce ne stanno almeno 1.000.000, quindi c'è un lavoro da fare molto importante, secondo me. Credo che
il lavoro che faremo, che partirà nelle prossime settimane, sarà un lavoro di proposizione di un negozio digital, quindi non più solo fisico, ma soprattutto forte anche nell'esperienza digitale con i clienti in comunicazione. Abbiamo dotato i negozi da qualche mese di una app che è un vero e proprio e-commerce del negozio. Ok. Quindi diciamo abbiamo un po' ribaltato la logica dell'e-commerce centrale, cioè noi abbiamo il nostro sito istituzionale, poi abbiamo il nostro e-commerce istituzionale, ma quello che stiamo cercando di fare è spingere i negozi ad utilizzare il loro e-commerce. Perché? Molto bello questo. Perché questo ci porta a quello che io definisco l'e-commerce di prossimità. Io posso portarti il caffè in un'ora, ma lo faccio velocemente e in un modo sostenibile, perché il caffè che tu compri da Amazon magari parte da un centro logistico, finisce da un'altra parte, per consegnarti una scatola io ho un impatto a livello proprio di costo di inquinamento importantissimo. Quali sono i primi passi che fai dal momento in cui dici qui c'è un mercato interessante, mi piace il mondo del franchising, mi piace il mondo del retail, adesso iniziamo? Oggi con la consapevolezza ti direi che è una cosa importante che deve fare un imprenditore, valutare molto bene il mercato, gli scenari, i margini, le strade di sviluppo. Io ho fatto una cosa molto di pancia, poco ragionata e poco razionale. Probabilmente oggi se dovessi entrare in un mercato farai scelte completamente diverse, molto più attente a logiche di sviluppo, a logiche di posizionamento prezzo. Ad esempio, quando noi guardiamo un mercato estero e diciamo che posizionamento prezzo dobbiamo fare, andiamo a vedere cosa fa Nespresso in quel mercato. No? Se Nespresso in Russia vende al 20% più del mercato italiano, quello è il prezzo che noi possiamo fare in quel mercato. Però questo, se lo osservi dalla logica di un imprenditore, avere un pricing definito a livello mondo da un market leader che dice questa giacca nel mondo si vende a questo prezzo è una grande criticità. Per pricing intendiamo la strategia con cui l'impresa fissa il prezzo di vendita di un prodotto o di un servizio utilizzando procedure contabili o d'altro tipo. Ma non solo, tu puoi determinare il pricing secondo una strategia di marketing più aggressiva e quindi con prezzi contenuti con lo scopo di erodere i margini dei tuoi competitor, oppure con prezzi più alti definendo il tuo territorio di competenza e il tuo posizionamento. Allora quando ti manca variabile prezzo devi fare dei ragionamenti diversi, di grandi volumi, e quindi questo è un aspetto che sicuramente va considerato, che ti dico io non ho fatto perché ho agito di pancia con un'idea. Con l'esperienza che oggi, se dovessi ritornare indietro, farei ragionamenti molto più attenti. Tu pensa nel vino, no? Poi spesso caffè, vino, non è così, perché la monoporzione, se ti fai il caffè a casa, il range di prezzo può andare dai 20 centesimi ai 45-50 centesimi. Certo. Market leader Illy si è posizionata a livello di Nespresso, non ha detto il mio caffè costa 3 volte, che non si può fare. E invece nel vino non è così. Nel vino tu puoi prenderti dal supermercato il cartoccio o puoi pagare una bottiglia a 20.000 euro. No? Nel momento in cui ti muovi di pancia, la prima azione è andare ad aprire uno store, un primo store, o la prima azione è diciamo una distribuzione commerciale? Io mi sono mosso sugli store. Ok. Oggi ad esempio dovessi ritornare indietro mi muoverei in modo diverso, soprattutto pensando agli store, ma pensando alla geolocalizzazione, allo studio del mercato. Cioè c'è stato un momento in cui nello sviluppo abbiamo pensato di poter aprire ovunque, di poter portare risultati ovunque. In realtà poi non è stato così, abbiamo commesso tantissimi errori e probabilmente li abbiamo commessi perché in quella fase io non mi sono strutturato con le persone corrette che mi potessero aiutare nello sviluppo. Ho sempre pensato che in realtà potessi metterci un po' di mio per dire apprendo e imparo. In realtà ho capito per esperienza che assolutamente è una cogliata, non si fa, è sbagliato, e in qualche modo le competenze bisogna andare a cercarsele e cercare di farsi consigliare nel modo corretto dalle persone e acquisire le persone giuste in alcune fasi, non procedere a prescindere. Cioè, dietro a qualsiasi sviluppo che tu puoi fare di logistica, di prodotto, ci sono sempre le persone, quindi un'attenzione maniacale al team, alla squadra, alle persone che scegli, perché poi le persone sono quelle che fanno il successo o il fallimento di quello che fai. E questo diventa quasi una costante, perché anche tanto in queste puntate, in questo documentario, quello che esce da tanti imprenditori
e che in qualche modo arrivi a un determinato livello in cui il tuo ruolo da imprenditore o da amministratore delegato è prevalentemente il ruolo del cacciatore di teste, del talent manager, del talent scout, che va a cercare sostanzialmente i campioni da poter inserire. È così, è proprio assolutamente, sottoscrivo in pieno, è così, e ti dico molti errori che io ho fatto, molti fallimenti di punti vendita o di aree sono proprio legati alla mia incapacità di scegliere le persone corrette, quindi forse questa è la parte più importante che ogni imprenditore o persona leader di un'area deve fare, deve crescere la sua capacità di riconoscere i talenti, di dargli le deleghe nel modo corretto, di mettere le persone giuste al posto giusto, perché queste ti fanno la differenza. Qui siamo quindi nel corridoio che diciamo ci permette di addentrarci un po' nella testa. Ci racconti un po' che cosa qui abbiamo poi due sale riunioni che utilizziamo quando facciamo delle riunioni interne e anche quando facciamo il brindisi di fine anno. Questa porta si apre, quindi si crea un mega spazio, quindi salgono su tutti da sotto da sopra retail che sono in giro a visitare i negozi, e quindi abbiamo queste due sale che sono, ti dico, utilizzate per occasioni di formazioni, riunioni interne e via. Anche per parte commerciale, nel senso che quando aprite nuovi store, le trattative eccetera sì, eccetera, vengono fatte qua, quindi sono i commerciali che arrivano con i potenziali francesi e utilizzano queste sale dove si mettono a spiegare il format, chi siamo, cosa facciamo, cosa vogliamo realizzare. Quali sono le azioni che fate in termini di marketing, comunicazione eccetera eccetera per vendere verso i francesi? Noi, diciamo, per attirare i francesi facciamo tutte operazioni digitali di lead generation, dove abbiamo la sala che è la responsabile del dipartimento, facciamo operazioni sia in Italia che all'estero, quindi sostanzialmente creiamo un ingaggio sul potenziale francesi, gli facciamo vedere un po' il format, poi c'è tutto un funnel specifico che sarà guida alla grande, dove pian piano le persone iniziano ad avvicinarsi a comprendere quello che facciamo. Ci sono molti webinar, quindi diciamo l'avvicinamento è fatto anche dalla conoscenza del marchio, ma anche dall'avvicinamento a me, nel senso che abbiamo utilizzato anche questa come dire, strategia, ma soprattutto semplicità, magari nello spiegare il concetto. Che range di investimento ha un franchisee per poter entrare nella catena, aprire uno store, eccetera? Ma guarda, uno shop ha un investimento tra i 40 e i 50 mila euro, quando si parla di caffetterie gli investimenti possono arrivare anche a 300k, possono essere investimenti più robusti, è chiaro che lì hai a bordo attrezzature, una caffetteria che ha poi forni che cuociono, quindi è sicuramente una parte più importante. Il range un po' è questo. Sono, diciamo, in questo momento investitori che arrivano per fare autoimpiego, iniziano con il modello caffetteria ad arrivare investitori invece seriali tipo Malta. Abbiamo firmato un contratto di master dove avremo circa 8, il piano di fare un'apertura di 8 caffetterie e fra l'altro l'imprenditore è una catena di supermercati, quindi inseriremo il prodotto in 84 supermercati, quindi il modello caffetteria sta iniziando a portare investitori diversi che hanno una visione di sviluppo paese. Sul numero degli store che avete in questo momento, quanto incidono le caffetterie in percentuale? Le caffetterie ne abbiamo 10 nel mondo, quindi poco, quindi parliamo di un numero, sono 220 totali negozi, quindi un numero molto basso, però crediamo per il futuro, soprattutto per il futuro estero, che quello sia il driver per poter andare all'estero e portare anche il monoporzionato. Il monoporzionato da solo all'estero è un po' più difficile, proprio perché è un fenomeno tutto italiano. In Italia abbiamo tantissimi tipi di capsule, quindi il consumatore fa poca fatica. Nel mondo sostanzialmente il mercato è guidato da Nestlé, che ha Nespresso, Dolce Gusto, e si trovano al supermercato online, quindi avviare dei negozi è più complicato. No, riesco a comprendere bene quello che dici, perché noi abbiamo fatto una puntata anche, che se non avete visto trovate il link in descrizione o anche qui sopra, con un franchisee delle pizzerie da Michele, che ha aperto tre locali a Dubai, uno a Milano e uno a Barcellona, e lui proprio in Italia Pizzeria da Michele fa solo pizza. A Dubai lui ha dovuto introdurre anche la ristorazione, perché in quella tipologia di mercato solo pizza non funzionava. È un po' un'assonanza rispetto... È così. Noi per sviluppare abbiamo bisogno di inserire la parte di somministrazione, che per noi vuol dire i caffè, i nostri caffè speciali, quindi le nostre iconiche, il nocciolino, il crème brûlée e altri prodotti, la parte bakery e il gelato. E qual è il volume d'affari che più o meno generate? L'anno scorso circa 16 milioni di euro che in capsule che escono
10-11 centesimi, immaginati quanta roba si deve muovere su un mal di testa. E il fatturato medio invece del punto vendita? Il punto vendita può andare da... Ti sta piacendo questa puntata? Allora immagina cosa potremmo realizzare per la tua azienda. Affida la tua azienda a chi è in grado di renderla memorabile e soprattutto più profittevole. Raggiungi il tuo obiettivo, vendi di più, aumenta i tuoi profitti e la tua fetta di mercato. Tutto questo grazie al team di Strategy News Agency e grazie allo strumento più potente sul mercato, i video. Trovi tutti i dettagli cliccando il link in descrizione. Poco più di 100k anche punti vendita che sfondano 1 milione, dipende dal punto vendita, se sono in Certo. prossimità o centri commerciali, quindi sono molto legati sia al posizionamento e anche a chi guida il punto vendita. Certo. Quando parte un negozio ci sono tutta una fila di attività che si fanno, ma partono i corsi di formazione, bisogna allertare la logistica e quindi c'è n.000 cose da fare, non so, un'apertura di un negozio si porta dietro, credo, 50-60 task di persone che sono responsabili di una parte del progetto di apertura. In questi 12-13 anni, quale ritieni essere stato l'ingrediente che puoi identificare come chiave di volta che ha permesso a 101 Caffè di arrivare dove è oggi? Ci sono state delle figure nel percorso che sono state quelle a cui ho delegato delle cose che hanno super funzionato. Penso al nostro retail manager, a Claudio, e quando lui ha iniziato ad andare nei negozi, io gli ho detto tu inizi a girare i negozi, lo facevo io, e non dir niente. Lui per 1 anno è andato in giro ad ascoltare, poi gli ho detto adesso sei pronto, adesso puoi iniziare a parlare e a guidare la rete, e lui ancora oggi è un riferimento, quindi credo che lo sviluppo sia stato importante proprio legato alle persone, quindi senza collaboratori come lui, io penso Silvano alla logistica, o Angelica al trade, o anche persone in amministrazione come la Chiara che è la responsabile dell'amministrazione, probabilmente non saremmo riusciti ad arrivare dove siamo, per cui sicuramente le persone hanno fatto la differenza. Qual è stato in questi 12 anni, 13 anni, quel momento che identifichi come un momento più difficile e complesso e che cosa ti è servito per superarlo? Qui quando siamo partiti abbiamo iniziato a prendere il caffè dai torrefattori ma anche con i loro marchi. Ok. E quindi abbiamo lavorato con i marchi dei torrefattori. Poi a un certo punto ci siamo accorti che in realtà iniziavamo ad accelerare lo sviluppo del torrefattore localmente, perché lui diceva guarda che io vendo il prodotto a 101 Caffè e via. Quindi non avevamo un'identità forte. Quindi a un certo punto io ho detto ai negozi, cari signori, adesso il torrefattore produce per noi, ma noi dobbiamo vendere il nostro marchio. L'insegna non deve essere più un'insegna contenitore, ma deve diventare un brand di caffè. E quindi ci sono stati dei momenti molto intensi anche di coordinamento sulla rete, di forte intervento sulla rete mio personale, proprio per cercare di dire ragazzi questa è la guida, dovete allinearvi. La sfida più importante è rispetto ai franchisee o rispetto ai torrefattori che in qualche modo gli dava fastidio? No, rispetto ai franchisee, perché sono quelli che poi devono vendere il prodotto al consumatore, loro sono abituati a fare una cosa e a vendere quello che c'è lì. Aspetta, tra un istante arriviamo al consiglio che Umberto vuole dare a chiunque voglia fare impresa. Prima però è importante, come sempre, ricapitolare le lezioni che ci portiamo a casa dalla sua esperienza. 1. Trova un'identità tua. Umberto ha dovuto mettere un punto molto forte nel momento in cui si è trovato davanti al bivio dei torrefattori. Spingere il loro brand oppure creare un'identità propria con il rischio di perdere i suoi fornitori? Certe volte puoi e devi farlo, altrimenti diventi solo una succursale del tuo fornitore, con tutti i rischi a cui potresti andare incontro. 2. Organizzazione. Devi trovare il modo per rendere i tuoi processi lavorativi semplici ma soprattutto misurabili. Quante cose stai facendo o che stanno facendo i tuoi collaboratori che non sono ancora a sistema? Che non sono ancora inseriti all'interno di una procedura? 3. La costante fissa. Il team è sempre la chiave del tuo successo. Come imprenditore il tuo compito è riuscire a riconoscere, trovare, attrarre e trattenere i talenti. Ma oltre a questo ci sono tanti altri spunti in questa puntata e mi piacerebbe leggere nei commenti quelli che avete trovato più interessanti e magari quelli che applicherete da domani nelle vostre attività. Nel frattempo mi raccomando però lasciate un like, iscrivetevi al canale e condividete questa puntata
perché settimana prossima andremo a scoprire un'azienda nata in un secchiello di Malta, nata nel cemento, un'impresa edile che progetta da zero e crea residenze con un modello operativo ed un obiettivo molto specifico. Al contrario della maggior parte dei costruttori, creano immobili con un pensiero umanistico ed è proprio per questo che le loro case vengono vendute in tempi record. Tutto questo nella prossima puntata di Imprese. Ora però torniamo al consiglio di Umberto e noi ci rivediamo la settimana prossima. Qual è il suggerimento che ti senti di dare per chi ha un'impresa, la sta gestendo e ugualmente sta pensando di trasformarla in una rete in franchising? Quali sono gli elementi su cui dovrebbe portare l'attenzione e in che modo potersi lanciare? Ma io penso questo, guarda, sicuramente quello che devi vedere è il modello di business, se il modello di business è un modello profittevole che va bene, e l'altra cosa se tu riesci a standardizzare e ingegnerizzare il modello. È chiaro che se io faccio un'attività che è tutta basata ad esempio sul fatto che mi metto nel back a fare le torte, standardizzare una cosa del genere è molto complicato, quindi è un modello che probabilmente puoi fare tu. Pensa al pasticcere che magari fa tutti i giorni il bakery, fa i croissant, ma quella roba lì non ce la fai a industrializzarla. In qualche modo il franchising, se si sviluppa, tu devi dare a un imprenditore un modello dove tu gli dici entri e io ti faccio vedere come si fa, e chiunque deve essere in grado di poterlo fare, se no c'è una complessità, no? E quindi quello che penso che chi deve standardizzare un modello sicuramente deve dire: il modello funziona, ho verificato che funziona, ma in qualche modo è scalabile, cioè io riesco a scrivere un manuale e dire al mattino entri e fai queste cose in sequenza, o è legato a me? Perché se è legato troppo a me in realtà è un modello che tu non riesci a rendere scalabile e a farlo sviluppare. Probabilmente, fatto questo ragionamento, forse conviene magari farsi aiutare da qualcuno che fa sviluppo nel mondo del franchising e in qualche modo ti può dire: guarda, questa cosa io l'ho verificata, può funzionare, potrebbe non andare e via. Ma penso proprio soprattutto al rendere industriale un modello di back, cioè io entro e faccio delle cose, no? Nel film di McDonald's si vede molto quando loro si girano, ecco, quello ti dà l'idea dell'aver industrializzato il modello. Allora quella cosa lì, quando tu arrivi a un affiliato, gli dici: questa cosa tu la devi fare in questo modo e questi sono i parametri. Allora se quella cosa lì tu la riesci a trasferire, vuol dire che il modello è replicabile. Se non ce la fai a renderla in un manuale, che fra l'altro è previsto dalla legge del francese che ci sia un manuale operativo, allora probabilmente il modello non funziona, è troppo personale, quindi diventa un oggetto che può essere replicato solo da degli appassionati. Certo. Molto bene, Grazie. è stato un grande piacere. In bocca al lupo per Crepi. la crescita di 101 Caffè. Grazie di essere venuto. Bomba! Spingere il loro brand oppure creare un'identità. Bla bla bla. Salve, sono Manabi per le riprese con Umberto. Vai.